trovato un altro transistor andato e questo penso che non occorra misurarlo perché, come potete vedere, praticamente è cabriolet, sicché è scoppiato completamente, e cambieremo anche questo e guardiamo piano piano cosa trovo alla fine. Allora, buongiorno e benvenuti su The River Lab. Oggi ripareremo, e come sapete dico ripareremo perché lo ripareremo io e voi, ripareremo un Lenco, un amplificatore Lenco degli anni 70, bellino, messo un pochino male anche esteticamente e praticamente distrutto internamente, non perché qualcuno l'abbia distrutto, ma perché l'amplificatore è fermo, dice chi me l'ha portato, da 14 anni, e prima ha lavorato 4-5 anni con un canale bruciato. È già stata tentata la riparazione da un altro tecnico che però poi durante la prova l'amplificatore ha rifatto il fumo e ha consigliato appunto lui stesso di portarlo direttamente a me per vedere se in qualche maniera ci levo le gambe. Sicché in questo video guardiamo un attimino quello che possiamo fare, quello che posso fare per questo amplificatore qui, se riesco, come si dice, a rimetterlo in moto, per usare un termine da meccanico, oppure se è proprio andato. Come al solito vi ricordo che se vi piacciono i miei video di iscrivervi al canale, che a me fa piacere, a voi non costa niente, e così facciamo crescere la community, come usa dire ora. Continuate a vedere questo video e vedete cosa combino anche questa volta. Questo è l'amplificatore Lenco che mi è stato portato, è fermo dice da tanti anni, andava a un canale solo e è veramente messo male anche esteticamente. Ora ve lo faccio vedere più da vicino. Come si può vedere, essendo stato fermo da tanti anni, è sporco sia le maniglie sia anche il frontale, tutti gli interruttori. La manopola viene via, peccato perché è una bella manopola di alluminio e anche purtroppo, oltre che molto sporca, è cozzata. Questo è attaccato con della carta, non si vede ma è attaccato con della carta, e c'è ovviamente lo sporco tutto qui intorno che va pulito. Ma la cosa peggiore, diciamo, è che è già stato tentata una riparazione che ora vi faccio vedere. Non è tanto il problema che è stata diciamo tentata una riparazione, perché magari il tecnico che l'ha fatto ha fatto diciamo del suo meglio. Alle volte quando si va a rimettere le mani in una riparazione che è stata fatta va ricontrollato tutto, ma anche se l'avessi fatta io e poi non funzionava, ora vi faccio vedere, i transistor purtroppo non si trovavano, e come vedete questi transistor qui, che sono diciamo i prefinali, qua sono differenti. La stessa cosa anche qui sotto, dove c'è il transistor che serve come sensore del BIAS. Dicevo, non è un problema che chi ha fatto il lavoro l'abbia fatto male, il problema è che siccome ha fatto il fumo quando ha finito la riparazione e l'ha provato anche alimentandolo con un variac, perfino se l'avessi fatto io il lavoro avrei dovuto ricontrollare tutto per vedere se quello che ho montato, e se l'ho montato in maniera consona. Ora ve lo giro un attimo. In questi casi dove c'è stata una riparazione, una tentata riparazione, visto che non va un canale ma l'altro va, e comunque visto che sono stato avvisato che una volta messo in moto fa subito il fumo, l'unica soluzione è smontare completamente la scheda del finale, scollegando tutto praticamente, e poi provarla sul banco. È una cosa che non mi fa molto piacere. Tutti questi cavettini li dovrò scollegare, segnarmeli, è una cosa che non mi fa molto piacere, anche perché dovrò fare delle misure ohmiche invece che come sono abituato a fare io
prendendo delle misure con il multimetro o con l'oscilloscopio. In questo caso, visto che fa il fumo, non si può fare, dovrò smontare tutto. Sì, che io ora smonto questa scheda, quando l'ho in mano ve la faccio vedere e poi mano a mano che vado avanti con la riparazione, a tratti vi farò vedere quello che faccio, quello che trovo. Questi sono i transistor del canale funzionante e sono quelli originali. Guardate un attimino come sono fatti. Ora vi faccio vedere quelli che sono stati montati. Quelli che sono stati montati sono, diciamo, questi. Oltretutto mi hanno detto che sono stati ordinati apposta dall'America, però non hanno retto nemmeno, sembra, l'accensione. C'è da vedere se il problema era dei transistor o di qualche altro componente. Comunque questi sono andati, vi faccio vedere un attimino la misura. Allora, spero che si veda abbastanza bene il multimetro, vedete, così va a fondo scala. Se io vado a toccare i transistor, questo segna già fra base e collettore da entrambe le parti e non dovrebbe, e fra base e emettitore non segna né da una parte, se non mi sbaglio, né dall'altra, sì che questo via. E qui la stessa cosa, se non erro, fra base e collettore anche questo è in corto. Vedete, lo tocco da tutte e due le parti, questo è proprio in corto, quell'altro segna e basta, questo è in corto. E fra base e emettitore non segnano. La cosa è comunque strana. È strana perché di solito vanno in corto, che si apre, che vada in corto la base può darsi, però è un pochino più difficile. Di solito va in corto collettore emettitore. Allora, questi qui che erano insieme con l'amplificatore sono quelli, vedete, ci hanno fatto una X perché sono quelli originali ma guasti ovviamente. Eccoli qua. E quello che vi volevo dire è perché mi sono meravigliato che fosse andato in corto base e collettore, perché di solito, se vedete, va emettitore e collettore in corto. Questi sono guasti, però è in corto collettore emettitore, come di solito succede quando i transistor se ne vanno, diciamo, negli amplificatori. Abbiamo visto che i transistor finali, anche quelli nuovi che hanno messo, erano andati, e ora il mio compito sarà, con la santa pazienza, di dissaldare questi componenti qui, quelli che sono stati montati nuovi. Questi qui originali li ho già controllati, vanno bene. Ricambio questo condensatore perché andrebbe bene ma è un po' troppo grande, ce ne metto uno di dimensioni simili all'originale. Questi altri componenti che sono stati montati, anche questi transistor qui, anche se di forma diversa, ho già controllato e possono comunque andare bene come equivalenti che aveva già messo praticamente il vecchio tecnico, che vecchio non lo so, magari anche giovane, cioè il tecnico precedente che aveva fatto il lavoro. E devo controllare che questi componenti non si siano guastati quando sono andati in cortocircuito questi due transistor qui finali, sicché piano piano ne smonto uno alla volta con la dissaldatrice e li testo. Se trovo qualcosa che non va bene vi aggiorno. Ho trovato un altro componente che non funziona, è il Q521 e anche questo è andato. Vi faccio vedere. Se io vado a misurare questi due terminali, sono in corto e sono in corto anche se le tocco in maniera inversa, sicché ovviamente sono proprio in corto, e sicché anche questo transistor va sostituito. Ho trovato un altro cadavere, questo, se non sbaglio ho messo quello buono, vi faccio vedere, dovrebbe essere un PNP e questo segna. Ora ve lo cambio, vi faccio vedere cosa segna
quello che non funziona. L'ho già misurato col tester, ma è piccolino, farvi vedere col tester si vede male. Questo è quello che è guasto, e come vedete mi segna come fossero due resistenze, e anche questo va cambiato. E questo penso che non occorra misurarlo, perché come potete vedere praticamente è cabriolet, sicché è scoppiato completamente. Allora cari ragazzi, ora siamo arrivati, come si dice, alle porte con sassi, perché io ho sostituito tutti i componenti guasti, che ce n'era un bel po', ve l'ho fatti vedere uno alla volta, e ora mi trovo con questi due transistor qui che il cliente aveva preso dall'America, ne aveva presi 4 e l'aveva dati già al precedente tecnico, e come hanno ridato tensione, anche se piano piano col variac, come sono arrivati a 200 volt hanno rifumato e si sono riportati dietro ovviamente tutti i componenti che quel signore lì gli aveva già cambiato, quel tecnico lì gli aveva già cambiato. Io gli ho dato una misurata col tracciacurve. Quello che mi puzza è che dovrebbero essere circa 100 volt, sono 115, ci sta un attimino di più, però di solito il guadagno di questi transistor qui è intorno a 50-60, e questi qui hanno un guadagno di più di 200, sicché io sono convinto che chissà quello che c'è qui dentro, se le rimetto dentro e le rimetto in moto, questi qui rifanno la fumata, e allora risiamo da capo, ho lavorato per niente. Non si trovano ovviamente questi transistor qui neanche a morire, ce ne è qualcuno in Cina, ma che è come andare di notte. Allora l'alternativa, anche se non mi piace, perché vedete questi sono quelli originali e questi verrebbero messi qui, sono un altro contenitore, sono praticamente degli equivalenti in contenitore diverso. Diventa brutto, ma perlomeno è rifunzionante. Tra parentesi, questi qui sono anche questi qui transistor che non si trovano più molto bene, ma l'ho presi da un venditore che ci avevo già preso altra roba che funziona, che dice sono di smontaggio. Ora questi hanno piedini un po' troppo lunghi per essere di smontaggio, speriamo bene. Comunque ecco, l'unica alternativa è montarci dei transistor funzionanti in contenitore diverso. Saranno brutti, ma l'amplificatore diciamo rivà in moto e dovrebbe rifunzionare come con questi altri transistor. Che dovrò rifare questa operazione, anche se esteticamente diciamo non voglio dire quello che mi fa, ma insomma fa a onco, come si dice in Toscana. Questi non li cambio perché potrei mettercene 4 così, ma visto che questi sono buoni è un peccato cambiarli, e poi alla fine si testa le prestazioni, vediamo quello che succede. Ho finito di montare transistor in contenitore diverso, esteticamente sono con voi, non si può vedere, ma se l'amplificatore diciamo non è affetto da malocchio, se qualcuno non l'ha diciamo maledetto, dovrebbe funzionare ora. Allora, se dovete fare un lavoraccio del genere, usate sia i fili al silicone magari che sono morbidi, e ricordatevi, vediamo se avvicino, e ricordatevi di mettere le guaine in maniera che non ci sia problemi, che i piedini vadano a toccare sulla letta di dissipazione. Ora provo a alimentarlo a parte, vediamo se non salta e poi lo rimonto nell'amplificatore. Sto alimentando la scheda riparata con l'alimentatore, l'ho messo a 20 più 20 volt. Per ora vedete gli amperometri sono praticamente quasi a zero, e sicché sembra che problemi di sovrassorbimenti non ci siano. La scheda è questa, ora mi sono messo da una parte del banco perché l'altra è occupata. Comunque per ora non scalda assolutamente niente, l'assorbimento è minimo. Proviamo
a rimontarla nell'amplificatore e provarlo direttamente sul posto, cioè dentro l'amplificatore. Vi aggiorno sui progressi. Allora, ho sostituito questi due fusibili, uno, forse si vede anche questo, che era sull'uscita audio, è completamente andato, ovviamente c'era stato un corto e l'ho sostituito. Poi ho sostituito quest'altro, era sull'alimentazione perché c'era stato messo un fusibile da 15 A e ovviamente è troppo alto, ce l'ho messo uno di valore adeguato. Poi ho sostituito questo condensatore e quest'altro condensatore che erano rovinati e ho sollevato il ponte di diodi per poter provare i diodi non in circuito, perché in circuito me le dava in perdita, e allora vi ricordo che vanno sempre sollevati almeno da una parte, in maniera che vanno scollegati dal circuito almeno da una parte, e anche questi risultano buoni. Questi transistor in circuito sembra che abbiano dei problemi, che mi tocca smontarli uno alla volta e provarli. Perché questo? Perché ho dato un pochino di tensione fino a 100 volt all'amplificatore e c'è un ronzio piuttosto alto. I condensatori non mi sembra, i condensatori elettrolitici poi le proviamo insieme, però prima voglio, eccoli qua, questi qui, a occhio e croce da una misura preliminare sembra che dovrebbero essere a posto, ma li guarderemo insieme con il ponte RCL, sicché ora la cosa che farò è smontare questi uno alla volta con la stazione dissaldante e se trovo qualcosa, come ho fatto con gli altri, ve lo comunico. Ora i condensatori sono lì sotto e c'è tutti i fili davanti, non è che anche per dissaldarli non hanno fatto un bel lavoro, sono qui sotto, si vedono malissimo. Comunque vi faccio vedere il capacimetro e cosa dice, insomma ci siamo, con i condensatori ci siamo. Ecco, questo qui è il ponte portatile, vi faccio vedere, sono circa 9000 microfarad più o meno con 20 milliohm, sicché diciamo i condensatori vanno bene. Ora ne ho provato uno ma avevo già provato anche l'altro, e sicché vediamo da dove viene questo ronzio. Eccoci qua, allora vi volevo aggiornare. Il fatto del ronzio era semplicemente, fortunatamente, una massa che si era ossidata, l'amplificatore vecchio si era ossidata, insomma, e provocava tutto quel ronzio. L'ho risistemata, quello è a posto. Ho regolato i due trimmer, che uno è questo e uno è quest'altro, per i due canali, misurando la tensione su questa resistenza e su questa resistenza. Vi ricordo che ho cambiato i transistor finali ma anche tutti gli altri transistor che erano guasti, e ho dovuto montare degli equivalenti perché è roba che non si trova più, sicché la potenza che erogherà sarà la stessa ma il pilotaggio, per esempio per la corrente di bias, sarà diverso canale per canale, ma questo non cambia poi il risultato finale. Allora vedete la sinusoide che è identica per tutti e due i canali, nonostante che ho usato dei transistor differenti dagli originali, e questo si può fare, no? Allora l'oscilloscopio, se vedete, è messo 20 volt picco picco per canale, e ora calcoleremo la potenza in uscita. Allora questo amplificatore veniva dato come potenza minima a 220 volt come alimentazione, ora ne abbiamo 230, sicché anche l'alimentazione sul secondario, la tensione sarà superiore. Stacco il bip che ci dà noia. Erogherà una potenza leggermente maggiore comunque di quella dichiarata dalla casa. Vi ricordo che la potenza dichiarata dalla casa degli amplificatori seri era una potenza minima che sicuramente erogava, non è come gli amplificatori di ora 1000 watt poi sono quello che sono. Questo amplificatore veniva dato per 40 watt per canale, però era la potenza minima, di solito erogava qualche cosina di più. Vediamo questo amplificatore qui ora quanto va a erogare. Ogni
quadretto sono 20 volte picco picco. Vediamo quello che va a erogare prima del clipping. Ecco, ora è in clipping, siamo a 60 volt. Prima del clipping diciamo circa 58 volt di picco, da picco a picco, PP scritto. Ve lo faccio rivedere qui, 3 quadretti, 60 volt. È leggermente sotto, sicché diciamo 58 volt picco picco, ora lo abbasso leggermente, sicché va diviso 2,82 per avere i volt RMS. I volt RMS sarebbero 20,5 volt RMS, che va moltiplicato per se stesso, sicché 20,5 RMS per 20,5 RMS diviso il carico, che in questo caso il carico sono 8 ohm, viene una potenza di circa 52 watt, sicché l'amplificatore rientra largamente nei parametri iniziali, anche con i transistor che ci ho montato io, che ho scelto come equivalenti. E adesso vediamo la distorsione, che non sarà identica sui due canali, ma vediamo se è rimasta bassa come deve rimanere. Allora, questa è la distorsione che sta misurando l'analizzatore audio dell'HP, l'8903B, che come vi ricordo è uno dei migliori analizzatori audio che è stato prodotto da HP. Allora, ora siamo sul canale originale e abbiamo una distorsione di 0, perché c'è il puntino davanti, 0,052. Ora tolgo diciamo il segnale, tolgo l'ingresso, questo qui, e metto l'altro canale, quello che diciamo ho rifatto completamente io. Vediamo quanto siamo di fuori dalle specifiche rispetto all'originale. Siamo ancora a 0,070, sicché non siamo andati praticamente fuori di molto, nonostante abbia rifatto completamente il canale con transistor equivalenti, non essendo più il progetto comunque originale, sicché la distorsione 0,07 è una distorsione bassissima, va più che bene. Io direi che il concetto di riparazione è andato a buon fine e ora dobbiamo vedere se l'amplificatore ha qualche altra piccolezza e poi gli farò un periodo di bruciatura e vedremo un attimino. Allora, l'altro problema che ho riscontrato e che va sistemato, se è possibile sistemarlo, è che questo V-meter, se vedete, è bloccato meccanicamente, non si muove, tranne che se io do segnale ancora lui alla fine si va a muovere, però è bloccato meccanicamente. Io proverò a smontarlo e vedrò se riuscirò a sistemarlo, ma non garantisco, perché questo è un problema meccanico e non è detto che si possa sistemare. Ho disassemblato il frontale per arrivare ai V-meter, e un altro problema, che non è un grosso problema ma insomma è noioso, vedete qui ci sono tutti i diodi LED e ora vanno staccati uno alla volta. Da questa parte ci sono i diodi LED, ve lo faccio vedere, eccoli qua, e di là vanno staccati tutti i cavettini. Questo è il retro del frontale, anche vedete, questo qui è il plexiglass che si muove, anche questo va rincollato. Dato che ho il frontale in mano, smonterò anche le maniglie e le metto nella vasca ultrasuoni per la pulizia. Allora, questo è il V-meter, ora provo a smontarlo, però come vedete non solo era incollato al mobile, ma è incollato proprio su se stesso, e non so se riuscirò a togliere, diciamo, senza spaccarlo, se riuscirò a togliere la plastica. Poi, visto che le cose, i problemi non vengono mai soli, ci sono 2 su 3 lampadine bruciate. Guardiamo quello che riuscirò a fare anche lì. Ecco lo strumentino, forse sono riuscito a sbloccarlo. Ho allentato, diciamo, questa vitina qui e poi l'ho riavvitato, ho rimesso in sede il movimento che era uscito. Ora, se vedete, se ci soffio, si muove, mentre prima era bloccato. Se io lo sposto rimaneva bloccato, e se vedete ora torna sullo zero, che forse
ma lo vedrò solo quando lo riattacco. Funziona. Ora devo sistemare le lampadine. Ho montato 3 LED di quelli a 170 gradi che fanno luce parecchio ampia e dopo li collegherò al posto delle lampadine. Sul dietro le metto in serie, ci calcolo la resistenza che ci va, circuitino e via, e così abbiamo sistemato anche questi. Ecco l'amplificatore acceso, è perfettamente funzionante e sono riuscito a sistemare, diciamo, e a rimettere in funzione anche questo amplificatore degli anni 70. Sono, diciamo, soddisfatto del lavoro perché da rottame è diventato, diciamo, un amplificatore funzionante che può andare avanti ancora diversi anni. E adesso passiamo alle conclusioni, se è convenuto o meno. La riparazione è conclusa e se vi domandate se sono soddisfatto, la risposta è sì, perché l'amplificatore era veramente messo male e alla fine gli ho ridato vita e così risuonerà per diversi anni. Un appunto sulle scelte che ho fatto dei transistor: potevo usare anche questo tipo di transistor, vediamo se mi avvicino. Potevo usare questo transistor qui, tipo l'MJ1502, però, che ce l'ho oltretutto. Però qual è il problema? Ho voluto usare dei transistor, anche se in contenitore differente, che avessero caratteristiche quanto più simili agli originali. Questi sono transistor sempre in TO3, ottimi transistor, ma hanno una tensione VCE troppo alta, una corrente troppo alta e le caratteristiche sarebbero poi state diverse, si sarebbe vista, diciamo, anche una distorsione diversa, anche perché questi qui non ce l'ho selezionati, mentre gli altri avevo dei transistor selezionati anche se in contenitore diverso, sicché a parte il fatto dell'estetica, che poi comunque rimane chiuso nell'amplificatore, ma se il lavoro è fatto bene, insomma, anche se uno le vede non è così terribile, diciamo. A parte quello, la riparazione è andata a buon fine, perché come avete visto anche dalla distorsione c'è veramente quasi nulla di differenza un canale dall'altro, e un canale l'ho dovuto ricostruire completamente. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate, che io sono sempre pronto a rispondere alle vostre domande. E mi raccomando, iscrivetevi al canale chi non l'avesse fatto, non fate i birbanti. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!